Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei. Allora, come state ragazze mie e ragazzi? Grazie, 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 eternamente grazie. Mi avete mandato tantissime email che si sono accumulate, email rispetto al video che abbiamo pubblicato venerdì. L'amore che dall'amore tossico all'amore quello che ti guarisce, e quella è stata una lettura veramente ispirata, profondissima. Sono immensamente felice che vi siete riconosciute tutte e tutti. Perché? Perché il karma è sempre quello per tutti noi, no? E poi quando le corde della tua anima vibrano, allora si armonizzano. E quindi quella è una lettura iniziatica, come le tante che stiamo facendo in questo periodo più che mai, proprio perché necessitiamo in questo Kali Yuga, che comunque vi devo dire la verità, a me sto Kali Yuga mi piace, cioè, c'è movimento, nel senso ci si annoia mai, è una sollecitazione continua, continua. Io sono proprio orgogliosa di essermi incarnata in questo Kali Yuga, cioè dobbiamo avere questo approccio. Cioè, pensate all'età dell'oro, quella prima età dell'oro, stavano là, avevano tutto, c'è due palle. Ma qua invece, cioè, nel senso, è bello perché siamo i pionieri della nuova età dell'oro, quindi di conseguenza qual è il senso? Che abbiamo in noi la facoltà di percezione, di percepire la bellezza e di portarla nelle macerie. E quindi, come dicono i grandi Veda, gli inni alla conoscenza vedica, quello che un uomo può fare nel Kali Yuga, in una frazione di secondo, in altre epoche lo faceva in anni e in anni. Cioè, ecco perché è entusiasmante, è eccitante questo periodo storico. E non a caso l'abbiamo scelto, non a caso l'abbiamo scelto. Quindi vai con le iniziazioni, vai con le armature spirituali che servono ad alleggerirti, cioè l'armatura spirituale serve ad alleggerirti. E quindi andiamo, andiamo, andiamo. Quindi grazie ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 grazie. Non sono riuscita a leggere le mail, oggi ne ho letta un'altra, piano piano, le mail di consulenze, le mail del vostro amore, dei vostri ringraziamenti. Grazie, grazie, grazie. Piano piano, piano piano, piano piano, vi leggo tutte, piano piano, ok? Piano piano. Anche per le consulenze un po' di pazienza, ragazze mie ragazzi, mi auguro che stiate facendo i 21 giorni che trovate qua sotto per preparare il vostro stato di coscienza a una coscienza ampliata e basta, basta questo. Quindi grazie, 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 grazie per tutto. Grazie. Allora, iniziamo con il nostro lui lei, che è un'energia maschile e un'energia femminile, cioè che cos'è? Lo ierogramma interiore. Sono energie che coesistono dentro di noi, no? E poi sì, tu ti puoi ritrovare magari un po' di più in energia femminile, un po' di più in energia maschile, perché magari c'è più urgenza di integrare un certo aspetto maschile o più urgenza di integrare un aspetto femminile. Poi lo possiamo riscontrare con le persone con le quali abbiamo a che fare quotidianamente, maschili, femminili. Durante la lettura vi leggerò tutto, ok? Voi mettetevi comode, comodi e iniziamo il nostro volo sciamanico, il nostro viaggio. Allora, lo facciamo come l'abbiamo fatto la settimana scorsa, come lo facevamo ai primordi praticamente. Dopo vi do la visione pratica, anche quella sciamanica, poetica, per accontentare la mente, l'anima e lo spirito, in modo tale da... Ok? Ok, allora partiamo dagli oracoli oggi. Vediamo questi, partiamo dagli oracoli. Allora, voglio mettere gli oracoli della nostra sorella Antonella. Per chiunque li desiderasse, metto sotto all'info box la mail della nostra sorella Antonella. Sono oracoli creati con i suoi meravigliosi dipinti. Allora, vediamo un po', per questa settimana dall'1 al 7 settembre abbiamo visto che nelle previsioni settimanali c'è l'ira di Dio, quindi solo grandi emozioni per i guerrieri. Vediamo, non stiamo qua a pettinare bambole,
Cioè, sarebbe pure interessante pettina le bambole, magari lo facciamo, dai. Vediamo, allora. Per l'energia maschile ne mettiamo una, per l'energia femminile 2, poi mettiamoci questi altri oracoli dell'altra nostra sorella Maria Vittoria. Anche qui vi metto sotto l'info box, se li desiderate, il link, gli oracoli della numerologia. Abbiamo una famiglia di creatrici, di maghi, vedete che opere che fanno. Allora, maschile, femminile, poi ci mettiamo questi, che li ho tradotti tutti in italiano, un po' maccheronico, però vabbè. Vediamo. Allora, dai, partiamo da qua. Vediamo l'energia maschile. Librare, leggera, è leggera. Qua c'è una piuma, meraviglioso questo dipinto. Librare. Vedo l'energia maschile che necessita leggerezza. Leggerezza, questa è una piuma con tanti colori, c'è la predominanza del viola, il verde, quindi terzo occhio, quarto chakra, cuore e terzo occhio. Vedo dei maschili che si alleggeriscono grazie al potere del cuore, all'energia maschile, dal potere del cuore e al potere della visione. Il cuore vede al di là di ciò che i sensi non percepiscono. Quindi abbiamo energie maschili che vedono al di là dei sensi che limitano la percezione a lungo raggio e si sentono leggeri per ciò che vedono, perché ciò che vedono è realtà. Ok, vediamo un po'. Memorie, la mente, il grande Osho. Le paure di mamma. Allora, ci possono essere energie maschili che ricorda un po' il 6 di coppe questo, no? Io credo che qua stiano parlando del alleggerirsi dalle memorie pesanti legati all'archetipo materno. Magari la mamma, alcune situazioni. Vabbè, qua non entriamo troppo nella profondità specifica. Mi arriva questo, poi dopo facciamo tutte le profondità specifiche. Le paure di mamma. È come se i maschili andassero a comprendere profondamente di aver scelto quella madre, proprio affinché potessero liberarsi dal proprio karma. Cioè grazie alle esperienze date dalla madre. L'archetipo madre cos'è? È il nutrimento. L'archetipo madre è l'archetipo della protezione, del nutrimento. Vediamo. Momento, un regalo di qualcuno di speciale. Le energie maschili potrebbero sorprendersi in questa settimana perché hanno a che fare con delle novità che scaldano il cuore, che sono legate al nutrimento, che sono legate a quel nutrimento materno che gli permette di alleggerirsi. Così, la butto lì, poi facciamo tutte le specifiche. Vediamo il femminile. Bellissimo questo dipinto con la dicitura danza, danza selvaggia, come il 2 di denari, no? Vi dico sempre il 2 di denari è come una danza, non restare inflessibile, danza con gli eventi della vita, non li giudicare, ma danzaci insieme. Vedo i femminili che hanno, comunque sono due carte di leggerezza molto forte. L'energia maschile ha necessità di danzare con la vita, di non giudicare nulla, ma piuttosto essere flessibile e danzare. Vediamo cos'altro. Conflitto di territorio. Conflitto di territorio.
Qua ci sono due che si contendono un territorio. Potrebbero esserci delle situazioni di tensione con qualcuno e quindi è come se femminili questa carta ti dicesse danzaci. Non voler avere ragione, ma piuttosto danza con gli eventi che ti stanno accapitando. Poi lo vediamo, intanto gli oracoli sa che danno dei primi sprazzi. Appuntamento. Una fuga per due ti sta chiamando. I femminili possono avere degli appuntamenti, una fuga. Vedo energie femminili che ricevono degli inviti per una fuga d'amore, per un appuntamento. E danzano in questo, no? C'è un po' di tensione. Vediamo, 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 vediamo. Allora, gli oracoli ci hanno dato un po' una visione. Ok. Adesso ci andiamo dentro con i tarocchi. Vediamo. Allora, mettiamole qua. Allora, vediamo. Adesso ti cugio bene bene, ti scucio e ti cugio. Vediamo. Energia attuale del maschile, qual è? L'energia con la quale sta vibrando. Otto di bastoni, è un'energia molto veloce. Il maschile viaggia con un'energia molto veloce, la voglia di fare, la voglia di viaggiare, la voglia di muoversi, la voglia di spostarsi, librare, no? Di fare sorprese, perché è animato da alcune certe memorie dell'infanzia. Quindi energia attuale con l'otto di bastoni vedo che i maschili vogliono muoversi, voglia di fare, voglia di essere nel flusso della vita, non perdersi una goccia. Ok, quindi chiamare, stare insieme, proporre viaggi, spostamenti. Che cosa ha nel labirinto dei suoi pensieri? Rispetto al femminile o rispetto alla sua vita proprio? Il mondo. E qua mi parlano soprattutto di viaggi e di spostamenti, l'otto di bastoni con il mondo. Sta pensando anche di fare delle sorprese, vedo qua, con queste carte qui. Di fare sorprese, di sorprendere se stesso e anche gli altri. Il mondo dei pensieri mi parla di il fatto che sta pensando di aver completato dei cicli della sua vita ed è pronto a muoversi verso nuovi lidi che abbiano in sé la consapevolezza di ciò che ha acquisito come consapevolezza spirituale. Nove di bastoni. Guarda, qua vedo che nonostante stanno pensando che hanno completato un ciclo, hanno finito un ciclo, può essere di qualsiasi natura, sono usciti vittoriosi da questo ciclo, nonostante dell'affaticamento, sono resilienti, no? È il guerriero che è stanco, allo stesso tempo è stato così resiliente da vincere tante cose nella sua vita fino a questo momento ed è pronto a muoversi nuovamente con questa vittoria dentro. Ok. Vediamo cosa ha nel suo cuore. Guarda, allora, ti ho appena finito di dire che ha finito un ciclo e c'è la morte nel cuore. Qua parliamo di maschili che si danno consapevolezza di aver terminato delle tappe molto dure nella loro vita, che può trattarsi di chiusura di relazioni e chiusura di cicli molto dolorosi, voglia di cambiamento, il cuore gli sta chiedendo cambiamento, stanno pensando su vari fronti di affrontare questo cambiamento, non un solo ambito, non solo nell'ambito relazionale, ma la morte nel cuore mi parla di un cambio radicale che è avvenuto nel modo di amare. Un cambio radicale che è avvenuto nel modo di amare, quindi che cosa significa? Nel modo di vedere la vita. Si sentono più liberi, più leggeri, già la prima carta, il primo oracolo ce lo diceva, anche liberi da alcune memorie. Questa è una stesa molto profonda, da questa parte. Vedi i bastoni. Sono pronti ad agire con leadership, con carisma. Vediamo qual è la sfida karmica per il maschile in questa settimana.
prendere una santa, sacra, benedetta decisione. Il giudizio mi parla di sentire la chiamata e agire, la chiamata dell'anima. Questa è la sfida karmica in questa settimana. Può essere anche chiamare qualcuno, infatti c'è la voglia, ma il giudizio al blocco è come se il giudizio mi parla di passato, il giudizio mi parla di decisioni importanti, e la sfida karmica in questa settimana di decisioni importanti che abbiano come presupposto un ribaltamento dell'approccio che hanno nei confronti della vita e degli altri. Quindi fare delle azioni o comunque sia sentire la chiamata dell'anima e andarci dentro. Che sia prendere delle decisioni radicalmente diverse dal passato. Andiamo da questa parte. È 5 di coppe. Liberarsi anche, la sfida karmica è anche non focalizzarsi su ciò che è stato perduto, ma focalizzarsi su ciò che resta e prendere la decisione di portarlo in essere. 5 di coppe è tristezza, il 5 di coppe non soffermarsi su ciò che è andato perduto, ma piuttosto focalizzarsi su ciò che resta, su come alimentare ciò che c'è, prendere delle decisioni che abbiano anche il senso di chiamare qualcuno con il quale c'è stata una situazione di rottura o di tristezza, a seconda, no? Poi alla fine facciamo tutto. Vediamo da questa parte energia femminile. Energia attuale del femminile. Re di coppe. Allora, nell'energia femminile attuale c'è un re di coppe, ciò significa che i femminili sono padrone delle loro emozioni. Padrone delle loro emozioni. Ci può essere una persona anche che è un re di coppe, una figura maschile che abita il loro quotidiano in questa vita, che gli dà la possibilità di specchiarsi con le loro emozioni profonde, di sentirsi stabili con le loro emozioni profonde. Sì, hanno questo re di coppe, proprio chi è re di coppe? È colui che è stabile nelle sue emozioni, è colui che ha navigato nelle tempeste, è colui che ha sfidato le ombre, adesso è stabile nelle proprie emozioni. Quindi c'è un archetipo maschile sulla parte femminile che indica una stabilità con le loro emozioni, cioè vanno a braccetto. Ok. I pensieri di lei, i pensieri, cosa c'è nel labirinto della mente del femminile? Wow, ma veramente! Re e regina di coppe. Qua c'è una coppia. Ci sono molte energie femminili che vogliono darsi a qualcuno, con il quale sentono una perfetta corrispondenza animica. Re e regina di coppe sono una coppia di potere basata sul sentire, sull'empatia. Ci si capisce anche senza parlare, ci si comprende a livello empatico, ci si comprende con uno sguardo e anche nel silenzio. È una coppia emozionale. E lei qui, l'energia femminile con la regina di coppe nei pensieri, sta pensando che fluire alle proprie emozioni è meraviglioso, perché grazie al fatto che lei si lascia fluire alle proprie emozioni, grazie magari anche a un'altra persona che gli ha fatto da specchio, nasce in lei la nuova sé, il nuovo sé. La regina di coppe è la sciamana per eccellenza delle proprie emozioni, no? Qua non c'è assolutamente paura delle emozioni, c'è un grande lavoro fatto sul femminile. Vediamo cosa ha nel cuore. Le sue emozioni, c'è il giudizio qua. Io vedo dei femminili che veramente ribaltano. Il giudizio nel cuore mi parla di femminili che il suo cuore gli fa rispondere alla chiamata dell'anima. Ogni energia femminile qua si sentirà chiamata, cioè tutte le energie femminili dentro di noi si sentiranno chiamate a vedere nell'altro il loro amante mistico, anche nelle relazioni disastrose che hanno avuto. Questa è il significato di queste 3 carte insieme. Di vedere in ogni altro che hanno avuto la rappresentazione perfetta in quel momento per loro, affinché loro potessero accendere il loro potere empatico e far nascere la nuova versione di loro stesse. Il cuore, il giudizio sul cuore mi dice
Questa è la decisione che ti fa nascere. Questa è la decisione, cioè vedere nell'altro, chiunque l'altro sia o sia stato, la possibilità vedere nell'altro il tuo amante mistico, cioè il tuo daimon, il tuo spirito guida, ti fa sorgere. Quindi non c'è colpevolizzamento, non so se si dice così. Sì, nella fattispecie qua dei casi ci sono dei femminili che prendono la decisione di darsi completamente a qualcuno. Darsi cosa vuol dire? Offrirsi senza giudizio. Ok, vediamo un po' qual è la sfida karmica del femminile in questa settimana. Prendere una decisione. Magari ci sono due persone o due strade. Il 2 di bastoni mi parla di una via che già conosci o di una via sconosciuta. Non è, è una sfida karmica leggera, perché hanno integrato tanto, eh. Quindi che faccio? Prendo una direzione, cioè, e non stare ferme in questa settimana, prendere una decisione. Sì. La via nuova fa un po' paura, al tempo stesso il conosciuto già si conosce, prendere delle decisioni. Ok. Vediamo un po' da questa parte qual è l'offerta del maschile, cioè le intenzioni che ha il maschile nei confronti del femminile, l'offerta. Il 9 di denari è l'offerta. Qua ci sono dei maschili col 9 di denari che vogliono offrire autonomia. Cosa significa il 9 di denari sul maschile? Il 9 di denari è un'energia autonoma che a me fa impazzire, mi piace tantissimo, perché non designa più il bisogno dell'altro, ma è una carta che corrisponde alla piena autonomia emotiva da sé. Non ho bisogno dell'altro per essere felice, ma se sto con l'altro io voglio condividere la mia interezza. Quindi il 9 di denari mi parla di una persona che vuole offrire autonomia, indipendenza, cioè una persona che è pronta a condividere la sua interezza senza prevaricare sulla vita dell'altro, senza giudicare la vita dell'altro. Ok. Infatti qua abbiamo il 10 di coppe. Cioè solo con questo approccio tu puoi sperimentare la vera felicità. Vediamo un po' quali sono le azioni che farà il maschile nei confronti del femminile. 2 di denari, c'è un po' di dubbio qua, è come se qua c'è una persona che, no, lei sta di spalle, lui sta, che faccio? Che faccio? C'è un po' una certa delicatezza con questo 2 di denari. Perché i maschili, ecco, infatti c'è il giudizio al blocco, no? Prendere questa decisione di approcciare all'altro con autonomia, con integrità. Quindi nelle azioni lo vediamo un po' indeciso, un po' traballino ancora. Tra i denari mi parla della voglia di cooperare con l'altra persona fuori da sé, però non sanno bene come fare, no? I denari sono carte un po' più lente, ma proprio per questo hanno un radicamento più profondo. Energia finale, azione finale, energia finale di energia maschile, e infatti poi ce la fanno, trovano il coraggio per superare le loro titubanze, le loro paure e offrirsi in modo coraggioso. Quindi la forza mi parla di recupero di rapporti, o mi parla di investire, anche di tenere a bada gli istinti più bassi e convogliarli verso il cuore. Abbiamo detto che qua librare, no, era il cuore con la visione. I maschili vedono al di là, vedono delle cose e sentono. Quindi hanno un po' di remore nel fare ciò che sentono, ma poi lo fanno usando il coraggio. Qua non c'è codardia. Ok, vediamo da quest'altra parte. Qual è l'offerta che il femminile offre in questa settimana? Ciò che le sue intenzioni. L'imperatore. Il femminile offre struttura, ordine. Il femminile con l'imperatore mi parla di femminili che non sono rigidi, hanno tante coppe qua. Hanno i personaggi di coppe, non sono rigidi, ma hanno una sorta di vediamo se trovo le parole per dirtelo. È come se avessero quello che vogliono offrire è una struttura sacra. Mm? Quindi i femminili vogliono offrire struttura sacra
Ecco cosa voglio. Stabilità sacra, struttura sacra. Sì, vediamo quali sono le azioni. Struttura sacra, stabilità sacra, il tempio. Vogliono offrire il loro tempio interiore che si corrisponde anche a quello esteriore, in modo serio, in modo netto. Quali sono le azioni che faranno i femminili? 10 di denari. Allora, col 10 di denari qua l'energia femminile mi conferma l'imperatore nell'offerta. I femminili offrono un'eredità spirituale e materiale. Hanno acquisito tantissimo, queste 3 carte sono di una potenza inaudita se non vi siete resi conto. Quindi ciò che si riflette nella materia è proprio questa acquisizione spirituale. I femminili offrono stabilità, offrono radicamento, eredità spirituale e materiale. Energia femminile potentissima. Energia finale del femminile. E qua pure abbiamo la forza di nuovo. La forza è la forza. Quante volte succede che nelle stesse posizioni? Quasi mai. Allora i femminili qua si sforzano ad avere il coraggio di dare equilibrio e stabilità. È come se avessero completamente incarnato il maschile dentro di loro, no? Infatti c'è maschile e femminile, appunto. È come se qua vedo dei femminili predisposti a dare sicurezza, eredità spirituale e materiale, il coraggio di fare delle cose che prima di aver integrato il loro maschile interno non avrebbero potuto fare. E quindi ordine, struttura, disciplina nel senso più bello del termine. Qua i femminili anche qui molto coraggiosi. Che cos'è il coraggio? È quella forza che ti permette di superare le tue resistenze. Qua non ci sono resistenze e non ci sono blocchi di sorta. No, prendono il coraggio di fare delle scelte stabili, delle scelte affidabili, ok? Qua vedo le energie femminili anche che hanno un grande successo per quanto riguarda il proprio patrimonio. Patrimonio a livello economico, a livello affettivo, radicano degli affetti sicuri. Infatti queste due polarità interne perfettamente integrate, che sono perfette, fanno manifestare nella materia, diciamo, i soldi spirituali. Per dirla in questi termini, non mi è venuto un altro termine, la stabilità spirituale. La stabilità spirituale si riversa sul piano fisico con la stabilità materiale. Molto forte qua, eh? Sì. Allora, guarda, questa settimana il maschile porta con sé un vento di movimento, no? Che è rappresentato proprio da quell'8 di bastoni, cioè energie che corrono veloci, messaggi che possono arrivare, anche inaspettati, intuizioni che premono per essere ascoltate. Cioè è come se la vita stesse spingendo il maschile a non restare fermo, a non perdersi in attese infinite, ma piuttosto a fare un passo anche piccolo verso il proprio destino. Nella mente, con il mondo, è come se desiderasse proprio completare un ciclo, arrivare a una chiusura, a una visione più intera di sé. Questa è la coscienza di qualcosa che deve finire per lasciare il posto a un nuovo inizio. E che succede? Ed ecco che nel cuore si manifesta la carta della morte. Cioè il maschile sente profondamente che c'è bisogno di trasformazione, di lasciare alle spalle vecchie abitudini, vecchie paure e vecchie dinamiche. Questo un po' lo può spaventare e lo rende anche titubante, no? Però allo stesso tempo è come se lo chiamasse verso un rinnovamento autentico. Paure anche legate alla madre, vedi, paure legate alla madre, però da cui si vuole liberare. Quindi la sfida karmica è ascoltare il giudizio, cioè ascoltare la chiamata, rispondere a quella voce che non smette di bussare. Per il maschile questo significa non fuggire più dalle responsabilità interiori, ossia non soffocare la verità che già conosce. È come se la vita in questa settimana gli dicesse: adesso è il tempo, non rimandare oltre. Le sue intenzioni verso il femminile emergono con il 9 di denari, il desiderio di offrire stabilità, sicurezza, ma da una prospettiva autonoma, non di, come ti ho detto prima, di bisogno, no?
affidabile, concreto, non è più il maschile che promette e non mantiene, ma quello che vuole mostrarsi proprio capace, autonomo di costruire passo dopo passo. Questo due denari, vediamo che c'è ancora una danza, no? Un equilibrio da trovare. Il maschile un po' oscilla, cerca di gestire due mondi, cioè quello della paura e quello del coraggio, quello del vecchio e quello del nuovo. Non sempre riuscirà in questa settimana a muoversi in modo lineare, ma il movimento c'è, anche se a volte sarà fatto di piccoli passi alternati, no? E cosa ci dice la forza finale? Che il maschile ritrova il coraggio di domare le proprie paure, di calmare la bestia, diciamo, interiore fatta di ansia, di dubbi, di insicurezze. Questo è un atto di fiducia, di resa al cuore. È come se, è come se dicesse al femminile: ho tremato, ho esitato, ma sto imparando ad aprirmi e affidarmi. E ricordiamo ancora gli oracoli che ci ricordano che il maschile ha bisogno di librarsi, di alleggerirsi proprio come una piuma, lasciare andare le zavorre del passato, ci parlano anche di memorie antiche, paure ereditate, no? Da questa radice materna. Quindi il maschile spesso porta il peso delle ferite familiari, delle paure non dette. Però oggi la vita gli chiede di non restare prigioniero. E infine la promessa qual è? Un regalo da qualcuno di speciale. È come se il maschile fosse chiamato non solo a trasformarsi, ma a sorprendere, a portare qualcosa di concreto, di bello, come un gesto d'amore sincero. Se questo già si fa all'interno, lo riceve all'esterno. Se lo fa all'esterno vuol dire che è già acquisito all'interno. Sì. E da questa parte che succede? Che il femminile si presenta qua con i re di coppe, cioè non una regina, ma un re. Significa che questa settimana il femminile non è solo nel suo sentire profondo, ma anche in una capacità di governare le emozioni con maturità, cioè di allearsi, senza lasciarsene travolgere. Questo è un femminile che ha imparato a contenere, a donare, a guidare attraverso l'amore, come ci insegna il Re di Coppe. E infatti la Regina di Coppe qua mi dice che il femminile sta pensando alla relazione, al completamento, a quell'incontro che unisce due cuori capaci di amare con la stessa intensità. Cioè c'è un pensiero rivolto al maschile come compagno autentico, non più come un compagno frammentato, ma un compagno intero, ok? E nel cuore abbiamo anche qui, per il femminile abbiamo un giudizio, cioè anche per il femminile c'è la chiamata, una chiamata che riguarda non solo l'incontro con l'altro, ma soprattutto il proprio risveglio. Questo è un cuore che sente che non si può più giocare al ribasso, che è tempo di riconoscere la propria verità e incarnarla. La sfida karmica è il 2 di bastoni, scegliere una direzione, non restare nel limbo delle possibilità. Cioè il femminile è chiamato a dire: io vado da questa parte, io mi affido a questo cammino, senza restare intrappolato nel se, ma, non so, forse, ok? E poi abbiamo questo imperatore bellissimo, cioè l'offerta che fa il maschile è solidità, fermezza, protezione, è come se il femminile dicesse: io non ti offro instabilità, ma ti offro la mia parte più radicata, la mia parte più forte, quella più capace di costruire con te. Questo è un femminile che non si presenta solo come una musa, ma come colonna portante. E nelle azioni il 10 denari qua mi parla della famiglia, della costruzione, dell'eredità. Il femminile vuole mettere basi durature, non solo vivere un amore romantico, ma incarnarlo nella materia, nelle piccole cose e anche nelle grandi scelte quotidiane. E questa bellissima energia della forza, come nel maschile, è come se entrambi qua arrivassero allo stesso punto, imparando ad ammansire le proprie paure, a non lasciare che le ferite del passato impediscano il fluire dell'amore presente. E anche qui gli oracoli del femminile parlano chiaro, no? Nel senso c'è la danza come leggerezza, come modo di muoversi nella vita con grazia, ci parlano di amore, di un richiamo forte e chiaro che non si può più ignorare, no?
Questo conflitto di territorio viene sanato dalla danza, possono avere alcuni femminili a che fare in questa settimana con quella sfida di ho ragione io, hai ragione tu. No, no, è una danza qui. Ci parlano di muoversi nella vita con grazia, senza dominare l'altro, no? E qua infine la visione di una fuga per due, cioè desiderio di intimità, di condividere degli spazi sacri, degli spazi semplici, degli spazi sacri con il maschile, anche qui lontani dalla distrazione del mondo. Sì. È come se l'intreccio delle due energie, no? Il maschile e il femminile questa settimana camminano come due viandanti che arrivano allo stesso crocevia, però da strade diverse. Qua entrambi hanno la carta del giudizio e della forza, quindi come se la vita li stesse spingendo verso una resa comune, cioè ascoltare la chiamata e trovare il coraggio di rispondere. Il maschile è nel suo movimento, nella sua trasformazione, nella difficoltà di lasciare il vecchio per aprirsi al nuovo. Il femminile è nella sua maturità emotiva, nella capacità di offrire stabilità e costruzione. Uno cerca di liberarsi da memorie e paure antiche, l'altro custodisce l'eredità spirituale e materiale da donare. Mi spiego? Cioè, per esempio, se ti riconosci di più nell'energia maschile, questa settimana ti viene chiesto di fare un passo anche piccolo, senza rimandare oltre. Cioè non aspettare di sentirti perfetto per agire. La perfezione qua sta nel movimento stesso, cioè fallo. Se invece ti riconosci nell'energia femminile, questa settimana ti viene chiesto di non dubitare del tuo potere interiore. Cioè tu sei pronta a costruire, a offrire radici solide. La tua sfida è non restare sospesa, ma scegliere con chiarezza la strada che vuoi percorrere. Quando guardiamo queste energie che sono dentro di noi, lo ierogramma interiore, no? Ci dice che lo sposo e la sposa celeste si stanno cercando dentro al cuore. Il maschile tuo interiore vuole coraggio e azione, il femminile interiore vuole maturità e radici. Insieme queste due voci creano la danza della vita. Un amore che non è solo sogno, ma è anche realtà incarnata. Quindi, al di là se c'è una persona nel cuore oppure no, no? Come ti ho detto, sono energie interne. Quindi, il maschile e il femminile, al di là se è una persona o meno, dentro di te parlano, ti offrono una mappa silenziosa. Cosa ti dice il tuo maschile interiore? Il tuo maschile interiore è il viandante che corre attraverso le tue giornate con l'otto di bastoni. L'energia è movimento, messaggi, possibilità che arrivano inaspettate per te, è la parte di te che vuole agire, che vuole fare, che vuole usare, anche senza qualcuno accanto. Cioè questo maschile ti invita a osservare in questa settimana chi incroci, a osservare chi ti sorride, a osservare chi ti propone uno scambio o una collaborazione. È lì che il tuo maschile può piantare i semi. Non serve che sia amore romantico, cioè il maschile interiore vuole interazioni coraggiose, conversazioni sincere, gesti che mettano in pratica la tua autenticità. Nel cuore del maschile tuo interno c'è la morte, c'è un invito potente a lasciare andare delle vecchie paure o vecchi schemi di attesa. Non devi aspettare la persona perfetta, né il momento giusto, perché ogni incontro che capita può essere un laboratorio di coraggio. La sfida del giudizio ti ricorda di osservare e riconoscere la bellezza e il potenziale anche in chi non conosci ancora, senza giudicare troppo in fretta e senza paura. Cioè il tuo maschile interiore ti guida a portare delle offerte concrete, anche simboliche, no? Attraverso questo 9 di denari, che può essere questa offerta, un sorriso, una parola gentile, un gesto spontaneo, e il coraggio di dire ci sono senza aspettative. Il 2 denari qua ti mostra che il movimento può essere un po' oscillante, che ci sarà equilibrio tra
ci sarà un equilibrio da trovare tra apertura e prudenza, ma il passo, per quanto piccolo, conta. Alla fine della settimana la forza ti ricorda che dentro di te c'è la capacità di domare dubbi, timori, incertezze e di aprirti a relazioni nuove, anche se leggere, anche se fugaci. E cosa ti dice il tuo maschile, il tuo femminile interiore al contempo? È il porto della vita, la coppa che accoglie, la coppa che osserva. Con il re di coppe e la coppia di potere nei pensieri, qua il femminile ti insegna che puoi guardare chi incontri con saggezza e compassione, anche senza attaccamento. Non serve avere qualcuno accanto, la tua energia femminile sa riconoscere l'autenticità negli altri, sa capire chi merita il tuo tempo e chi può solo passare come insegnamento. Mi spiego? Tu sai riconoscere chi merita il tuo tempo e sai riconoscere anche chi può solo passare un certo insegnamento. Il cuore del femminile tuo interno con il giudizio ti ricorda che ogni incontro può essere un risveglio. Qualcuno che arriva in questi giorni può portare consapevolezza, ispirazione o semplicemente un riflesso di ciò che stai imparando dentro di te. La sfida karmica del 2 di bastoni col tuo femminile ti invita a scegliere dove investire le tue energie, anche in amicizie, in collaborazioni o semplici contatti. E quando il femminile offre l'imperatore qua, non parla di controllo sugli altri, ma di stabilità interiore. Cioè puoi incontrare delle persone che hanno bisogno della tua fermezza in questa settimana. Puoi incontrare delle persone che hanno bisogno della tua guida in questa settimana, della tua capacità di incarnare un esempio sano. E il 10 di denari ci dice che questi incontri che avrai possono avere un valore concreto, materiale o spirituale, cioè qualche gesto condiviso, un consiglio, un dono simbolico, una parola che resta. Questi incontri hanno un dono vero. Alla fine la forza del tuo femminile interiore ti ricorda che puoi accogliere senza perdere la tua autonomia, senza affaticarti nell'altro. Quindi quando queste due energie, maschile e femminile, si incrociano dentro di te, diventano una bussola. Cioè il maschile ti spinge a muoverti, a fare il primo passo verso chi ti incuriosisce. Anche se non è l'amore della tua vita, parliamoci chiaro, c'è il 9 di denari qua. Il femminile, senza giudizio, il femminile ti guida a discernere, a proteggere il tuo cuore e a lasciare entrare solo ciò che è autentico. Insieme, maschile e femminile, ti insegnano che ogni persona che incontri può essere uno specchio, un piccolo insegnamento o un'opportunità di crescita, anche se fugace. Così anche se non hai nessuno, se non c'è partner, la settimana diventa in questo modo un campo di prova e di gioia, cioè puoi sperimentare apertura e discernimento, azione, accoglienza, coraggio e saggezza. Ogni incontro in questa settimana diventa una danza sacra. Il maschile tuo interno offre, il femminile tuo interno accoglie e trasforma. E tu che fai? Tu impari a navigare tra le due energie con armonia. Quindi, se invece, per esempio, se ti riconosci nell'energia maschile e hai una persona nel cuore, questa settimana l'energia è come un vento che scuote e al tempo stesso guida. Io vedo che con l'8 di bastoni mi dice che ci saranno degli spostamenti rapidi, dei messaggi, degli incontri, delle opportunità. Qua il maschile interiore non può restare fermo, cioè la persona nel cuore diventa proprio uno specchio per te, se ti riconosci in questa energia. Diventa richiamo, forza motrice, cioè ogni pensiero, ogni gesto non sono più solo personali, ma condivisi, cioè come se la tua energia volesse avvicinarsi, costruire, chiarire. Qua senti tu il bisogno di completare dei cicli, portare compimento alla relazione.
capire cosa è necessario lasciare andare e cosa invece coltivare. Non c'è più spazio per vecchie ferite, per vecchie dinamiche che limitano l'amore, ma qua c'è una spinta verso un nuovo modo di essere insieme, verso una relazione che non si ripete, ma che si rinnova profondamente. La sfida karmica ti dice di ascoltare la chiamata del cuore e rispondere con coraggio. Se ci sono esitazioni, se ci sono titubanze o paure di rivelarsi, questa settimana richiede di fare un passo chiaro, anche piccolo, ma deciso. Chiamare, scrivere, offrire una parola sincera, un gesto autentico. Questo sempre se ti trovi in energia maschile. Le intenzioni col 9 di denari, qua c'è il tuo desiderio di offrire stabilità, sicurezza, coerenza, cioè vuoi mostrare che non è solo promessa, ma azione concreta, no? Nelle azioni col 2 di denari si vedono i bilanciamenti, cioè può oscillare tra coraggio e prudenza, però mi dice che ogni passo, anche incerto, è parte del rito interiore di apertura tua. Alla fine la forza, sempre se ti ritrovi di qua, è l'invito a domare le paure, a lasciare emergere il coraggio autentico, quello che nasce dal cuore, quello che fa dire ti scelgo anche con i miei limiti e le mie imperfezioni. Quindi questa settimana, se ti ritrovi nell'energia maschile e hai una persona nel cuore, sei chiamato a manifestare senza fretta ma con costanza il tuo amore, a costruire piccoli ponti concreti verso l'altro, senza lasciare spazio all'insicurezza. Ok? Se invece ti ritrovi nell'energia femminile, se ti senti più in questa, no? C'è più un'urgenza nell'energia femminile, questa energia è un invito a radicare in te la tua energia nel cuore dell'amore condiviso. Cioè il femminile interiore con il re di coppe porta una una profondità emotiva molto forte. Cioè sa contenere, sa accogliere, sa nutrire senza perdersi. Quindi la tua persona nel cuore, se ti ritrovi da questa parte, diventa lo specchio delle emozioni più profonde tue, ma diventa anche un catalizzatore di saggezza. Ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio che fa l'altra persona porta un insegnamento e una rivelazione per te. Io vedo che tu rifletti sul legame qua, rifletti su come due anime possano muoversi insieme in equilibrio, con rispetto e con cura. Mi dice questa parte qui che non c'è bisogno di correre, perché il cuore sa distinguere chi è autentico da chi non lo è, chi è complice da chi è solo di passaggio. E nel cuore il giudizio qua richiama alla consapevolezza, cioè ogni sentimento, ogni intuizione, ogni oscillazione emotiva ha uno scopo. Ecco, è il momento di riconoscere ciò che funziona, ciò che va trasformato e ciò che va lasciato andare. La sfida karmica, il 2 di bastoni, indica proprio questa tua necessità di scegliere una direzione chiara, di decidere dove investire l'energia affettiva, e quindi è il momento di agire consapevolmente, di non lasciarsi guidare solo dal desiderio. L'offerta verso il maschile, sempre se ti ritrovi di qua, con l'imperatore, mi dice che il femminile non dà solo cuore ed emozioni, ma stabilità, guida, sicurezza. Vuole che la persona amata sappia che può contare su di lei, che l'amore non è solo parola ma sostanza, e le sue azioni col 10 denari sono concrete, sono tangibili, sono gesti quotidiani che nutrono la relazione. È un'eredità di cura, di dedizione, no? Che rendono l'amore concreto, visibile, stabile. E questa energia bellissima finale ricorda che il femminile interiore può accogliere senza smarrirsi, può amare senza perdere la propria autonomia, domare le paure e trasformare le insicurezze in sicurezza. Quindi questa settimana il femminile, se ti ritrovi in questa energia femminile, che hai una persona nel cuore, puoi radicare il tuo amore in gesti chiari e coesi, cioè lasciando che l'altro percepisca la tua profondità, la tua costanza e la tua capacità di accogliere la relazione in tutte le sue dimensioni. Va bene? Ok, wow, ho fatto le varie specifiche in questi termini, non ho fatto le specifiche qua oggi perché volevo fare una cosa un po' più profonda con solo queste carte.
Andiamo a mettere adesso i miei potenti oracoli lui-lei per vedere dietro le azioni del maschile cosa lo muove. Andiamo ancora di più in profondità. Vediamo. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Allora, scusami, mi è andata attraverso la saliva. Pensa un po' con questa carta. Allora, qualcuno può fare qualcosa per cui tu puoi pensare male. Ci sono dei maschili che si danno conto del fatto di aver dovuto fare o di fare delle cose per cui l'altra persona, che può essere un femminile, ha dovuto pensare male. Allora, i maschili troveranno il coraggio di rimediare a delle cose, perché vogliono agire, vogliono fare. Qualsiasi cosa era legata, qualsiasi cosa abbiano fatto erano legate a delle memorie karmiche, di cui dovevano fare esperienza nel male per redimersi e ascoltare poi la chiamata. Ok. Cos'altro? Voglio sentire addosso il tuo respiro. Il respiro. Cos'è il respiro? Il respiro è vita. Vogliono sentire la vita addosso, quest'otto di bastoni. E ci sono dei femminili o delle persone che danno ai maschili il senso della vita. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Wow. Cos'altro? Quanto vorrei le tue gambe ora, non solo respiro, anche carne. E infatti questa forza mi parla proprio del coraggio di fare azioni che parlano di pelle a pelle, ok? C'è la voglia di penetrare corpo e anima. Con questa carta della sorpresa vedo che hanno proprio la voglia e il coraggio di agire, di sentire il corpo, di portare lo spirito nella materia. Hanno proprio questa sensazione qui. Guarda, allora, questa settimana maschile e femminile dentro di noi camminano proprio fianco a fianco, sono carte simili qua, con questa forza 2 due volte, nella stessa posizione. Cioè, anche quando si manifestano all'esterno attraverso una persona concreta nel cuore, queste energie sono sempre di noi anche quando si manifestano all'esterno, no? È un dialogo continuo tra due archetipi, tra due forze che si riconoscono, si stimolano, si trasformano a vicenda. Guarda, in questa settimana questo maschile con l'otto di bastoni, con vorrei le tue gambe ora, sento addosso il tuo respiro, voglio rimediare, è come se con questa leggerezza, no? È come se mi arriva un vento leggero ma deciso, cioè il maschile corre qua durante le giornate, porta messaggi, intuizioni, impulsi che non possono più essere ignorati. Qua vedo maschili che vogliono agire, comunicare, mettere in movimento ciò che sentono, anche se a volte il timore qui della caduta c'è, della perdita, della fragilità, nel cuore c'è la morte, cioè il riconoscimento che questi vecchi schemi, vecchie paure, vecchie abitudini devono lasciare spazio al nuovo. Quindi in questa settimana, per esempio, se ti riconosci anche qui nell'energia maschile, no? E hai una persona nel cuore, sei chiamato qua a fare dei passi concreti, anche piccoli, verso l'altro. Può essere un messaggio sincero, una telefonata, un gesto che dice ci sono, ti scelgo. Perché anche questi oracoli, se ti riconosci di qui, è come se stai un po' nel che faccio, lo faccio, sì, fallo.
Quindi il maschile porta con sé qua il desiderio di stabilità concreta, come ci mostra il 9 di denari, però quella autonoma, no? Senza predominare sull'altro. Vuole offrire qualcosa di tangibile, costruire una sicurezza che non è solo promessa ma azione. Non sarà lineare il cammino, ma ci saranno dei momenti di coraggio, anche di esitazione, movimento e prudenza, però ogni passo sarà la danza sacra del cuore che sceglie di aprirsi. Quindi da quest'altra parte vediamo dei femminili che entrano in scena con Re di Coppe, un cuore maturo, capace di contenere, di accogliere, guidare. Chi si riconosce di qua e ha una persona nel cuore, lo ribadisco di nuovo perché è importante, osserva, sente e percepisce, cioè tu sai distinguere la verità dal falso, l'autenticità dal gioco. Nei pensieri la coppia di potere ci ricorda che la mente femminile valuta, protegge, però non ostacola, cioè sa cosa vale la pena di custodire e cosa può passare come insegnamento. In questa settimana è tempo di riconoscere ciò che funziona, ciò che deve trasformarsi e ciò che va lasciato andare. E devi scegliere una direzione. Lo sto ribadendo perché è importante. Mi sono soffermata su queste carte per questo motivo oggi. Tu non dai solo, se ti riconosci di qua, non dai solo emozioni. No, stabilità, guida, presenza concreta. Quindi, come se questo maschile e femminile in questa settimana si parlano senza parole. Il maschile apre la mano, offre il coraggio, il femminile accoglie, radica e trasforma. L'uno spinge verso l'azione, l'altro guida verso la saggezza. E insieme creano proprio questa danza che al tempo stesso è pratica e poetica, no? La concretezza del gesto e la profondità del cuore. Sì. Chi si riconosce di qua? Nel maschile impara che amare non significa solo proteggere o promettere, ma significa fare un passo reale verso l'altro, mostrare coraggio anche nelle fragilità, portare il dono della propria trasformazione. Chi si riconosce nel femminile impara che amare non significa solo ricevere, ma anche scegliere con chiarezza, radicare la propria energia e trasformare ogni contatto in crescita e stabilità. Dentro di noi, maschile e femminile continuano a danzare, lo sposo interiore si apre e prende coraggio, la sposa interiore accoglie e protegge. Anche se fuori ci sono dubbi, paure o incomprensioni, dentro questa danza continua a compiersi, creando proprio armonia e senso di pienezza. Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo diventa parte del rito sacro dell'amore incarnato. Il sigillo è semplicissimo in questa settimana. Il maschile agisce con coraggio, il femminile accoglie con saggezza. Non serve che tutto sia perfetto, serve che il passo venga fatto, che il cuore venga aperto, che le energie si incontrino nel momento presente. Così, la relazione, qualsiasi forma prenda, diventa proprio un laboratorio di crescita, specchio, di verità e canto condiviso. E il dono più grande che questa settimana può portare è imparare a muoversi come una sola energia, dentro e fuori. Nei gesti concreti, nei pensieri chiari, nei cuori che si scelgono ogni giorno, maschile e femminile sono dentro di noi, ribadiamo. E imparare a farli danzare insieme significa imparare a vivere l'amore in ogni forma, senza paura, con coraggio, con stabilità e con immensa poesia. Wow, mamma mia, tu stai riprendendo? Sì. Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo altro, come vedete mi sono soffermata su dei punti importanti perché sono energie tue interne, al di là che le incontri fuori. E non aggiungo altro, concludo qui, mi raccomando ragazze mie, ragazzi, praticate, praticate, praticate e andate incontro ai vostri più grandi obiettivi perché quella è la direzione della vostra anima. Detto questo ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.